Ma penso che debba essere un obiettivo verso il quale una società moderna dovrebbe tendere. Allora, è giusto che ci sia una parità di genere, però secondo me bisogna considerare la specificità del ruolo della donna comunque anche all'interno della nostra società. Quindi sicuramente bisogna riconoscere una certa particolarità al genere femminile, sebbene in ambienti come quello lavorativo e così via debba esserci una certa parità. Ma la parità di genere è un argomento ormai su cui ci si confronta in maniera quotidiana, ogni giorno, specialmente per noi che siamo educatori con i ragazzi, ed è un argomento su cui investire molte risorse educative. Ritengo che sia uno degli argomenti importanti per poter continuare a costruire una società che sia davvero nella diversità, però nella pari dignità. Per cui io parlerei sicuramente di parità di genere, ma mettendo in evidenza anche la diversità, non come disuguaglianza, ma come complementarietà. Suguaglianza di genere, secondo me sicuramente c'è ancora tanto lavoro da fare per arrivare al punto dove possiamo dire che abbiamo equità di genere. Guarda, io penso che nella società attuale nei fatti non esista, perché comunque ci sono tanti piccoli fenomeni discriminatori o comunque c'è un'eredità che portiamo comunque dal passato, nel quale comunque c'è una situazione di subordinazione di genere che sopravvive e che è presente. Ma direi che Palermo come città è molto variegata, molto complessa, quindi è un po' difficile dare una unicità anche nella definizione di qualche atteggiamento, che sicuramente ci sono anche diciamo delle semplificazioni che fanno riferimento a delle cose evidenti di diversità, dove si mette in evidenza soprattutto il ruolo maschile rispetto a quello femminile, anche proprio nelle parole. Per esempio si dice il questore e non la questore, per esempio la questore, il prefetto e non la prefetta, dovrebbe essere così secondo me. E poi ci sono tanti anche luoghi comuni che purtroppo fanno riferimento anche a una accezione negativa della donna e non della sua dignità, e quindi quando si deve offendere, per esempio tra ragazzi, se si devono offendere tra di loro, le persone che purtroppo vengono offese sono le mamme, chissà perché quasi mai i papà, per esempio. Parlo in generale, perché comunque con il lavoro che faccio, che ha un livello internazionale, in diversi paesi ho visto diverse situazioni. Cioè, per esempio una donna, sicuramente fanno una domanda, se tu vuoi figli nei prossimi anni, per il discorso di maternità, perché in Ungheria gli uomini non possono andare a prendere alcuni mesi di maternità, invece le donne hanno ora 2 anni di maternità, che è abbastanza lungo. Quindi la prima domanda che ti fanno, se sei una donna ti stai candidando per un lavoro, è se pensi di avere figli nei prossimi anni. Poi ovviamente anche l'esperienza e testimonianze delle persone con cui lavoro, per esempio tirocinanti che sono venuti dai paesi arabi, ho visto che le donne hanno meno possibilità, meno opportunità e non possono esprimersi come vogliono, hanno tante limite rispetto ai diritti che hanno gli uomini in questi paesi. In prima persona no, anche perché comunque essendo dell'altra categoria non posso dire, soprattutto sono cose che io immagino non potrei percepire se non fossi una donna. Quello che posso dire è che molto spesso c'è un'oggettificazione più del corpo femminile, dell'idea della donna, una determinata idea della donna che sopravvive, che continua ad essere presente, determinati commenti, determinati atteggiamenti dalla sponda maschile, che poi è quella che posso, ripeto, testimoniare. Però discriminazione in quanto donna no, non posso dire di averne vista, soltanto atteggiamenti o comunque un'idea di un determinato tipo di comportamento che io purtroppo non condivido, ma che purtroppo esiste.
Beh, anche all'università magari alcuni professori un po' più guardoni e così via hanno fatto discriminazioni di genere, questo sicuramente, il che ha dato molto fastidio, soprattutto al genere maschile in quel caso. Anche a livello lavorativo magari è successo, non solo qui in Italia ma anche all'estero, in cui comunque alcune tematiche o alcuni tipi di lavori sono prettamente maschili ed è come se noi donne siamo un po' messe in disparte proprio per le tematiche di cui si parla, che tendenzialmente per alcune culture o altre vengono affrontate soltanto dagli uomini. Ma ripeto, io ho molto a che fare con i ragazzi, in maniera evidente no, sicuramente man mano che si va avanti nell'età, soprattutto nella fase adolescenziale, è più forte magari la differenza tra ragazzo e ragazza, e quindi ci sono magari dei ragazzi e degli adolescenti che discriminano per esempio sul gioco oppure anche su altre attività tipicamente maschili che poi non lo sono. Nel nostro oratorio però questo è un po' difficile, perché le ragazze che vengono da noi sono anche molto simpatiche, molto caparbie, e anche molto, per esempio, brave a calcio. Per esempio, ci sono tante ragazze che sono brave a calcio, che tante volte anche sono più bravi dei ragazzi, e questo quindi fa anche onore e fa specie anche al nostro oratorio. Non lo so, in realtà nel mio ambito lavorano tante donne con l'europrogettazione, con la formazione, nell'ambito sociale. Quindi devo dire che in questo momento non ho avuto esperienza, non ho visto una situazione di discriminazione per il genere.